Ciao amici, e dopo tantissimi video di smartphone, proiettori e bici elettriche, oggi ritorniamo a recensire un bellissimo tablet con il nuovissimo e potentissimo OTTO Tab R7, uno dei tablet RUG più attesi di questo inizio 2024. È antipolvere, impermeabile e anticaduta, e anche se tutto questo non vi dovesse bastare, vi informo anche che ha una super batteria da 15.600 mAh, 14 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. E ora partiamo subito con la recensione. Prima però vi ricordo che se siete interessati a questo bellissimo tablet vi ho lasciato il link diretto sul primo commento e in descrizione per poterlo acquistare direttamente sul sito ufficiale. E ora mettetevi comodi, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e partiamo con l'unboxing. Andiamo a estrarre il nostro tablettone e scoprire cosa c'è all'interno del box. Noto subito che hanno inserito un bellissimo vetro temperato per proteggere ulteriormente il display del tablet, come se ce ne fosse bisogno. E qui il nostro bellissimo R7 che dopo andremo a analizzare. Andiamo a vedere cosa c'è sotto al vano. Oh mio Dio, guardate quanta roba! Il kit AME per il vetro temperato, il cavo di ricarica tipo C tipo C, un cavo OTG per passare dati dal tablet al computer, l'alimentatore dotato di slot di tipo C e compatibile con la ricarica rapida, il manuale di installazione, e vi informo con piacere che è anche compreso di lingua italiana, per cui lo potete leggere tranquillamente. E ultimo ma non per importanza, tutto il materiale che serve per installare questo bellissimo cinturino che dopo andremo a testare, le due staffe, una e due, le 4 viti e la mini chiavetta per l'SD, perché questo tablet ha anche la funzione di cellulare e hanno addirittura inserito anche il pratico cacciavite, per cui avrete tutto il materiale che vi serve per installare il cinturino. Ricapitolando, questo è tutto quello che troverete all'interno della confezione. E ora andiamo a analizzare il telaio e devo dirvi che come prima impressione mi piace veramente tantissimo la parte posteriore. Guardate com'è aggressiva, adoro questi inserti in stile carbonio e anche la texture è veramente molto gripposa, perfetto per utilizzarlo sia in ambienti polverosi o anche sotto la pioggia. Per quanto riguarda l'analisi più dettagliata, nella parte sinistra troviamo il microfono, nella parte inferiore troviamo il regolatore del volume più e meno, il tasto d'accensione, il secondo microfono e il primo dei due speaker, e dall'altra parte il secondo speaker è ben protetto da questo gommino protettivo, lo slot tipo C per ricaricarlo, e ultimo ma non per importanza, sempre protetto da un altro gommino protettivo, troviamo lo slot per le nano SIM. È addirittura doppio slot, per cui potete inserire in contemporanea o due nano SIM, oppure al posto di una delle due espandere la memoria con una micro SD fino a 2 TB. Per quanto riguarda il comparto fotografico, abbiamo una fotocamera principale posteriore da 16 megapixel con sensore e flash LED e un'altra telecamera frontale sempre da 16 megapixel. Per quanto riguarda le dimensioni, abbiamo una larghezza di 25 cm, un'altezza di 16 cm, uno spessore di 15 mm per un peso totale di 960 grammi. Eccoci qua nell'home page di Android 13, andiamo subito a fare un test di navigazione, a vedere la velocità, e direi che tutto sommato ce la cava abbastanza bene. Apriamo anche un articolo a caso, direi questo qui sugli hacker, anche qui l'ha caricato abbastanza velocemente. Provo anche a zoomare qualche foto, proviamo questa, direi che anche qui è abbastanza rapido. Guardate anche qua la tendina come si apre e si chiude in maniera veloce. E ora andiamo a vedere anche la velocità di navigazione sui social. Partiamo da Facebook, devo dire che anche qui non è affatto male, provo anche a mettere dei like a caso, risponde sempre perfettamente a tutti i comandi. Per curiosità andiamo a fare un test anche su Instagram, tanto per fare un paragone, e anche qui devo dire che va abbastanza veloce. Ovviamente non è un tablet top di gamma, ma tutto sommato va veramente più che bene. E ora andiamo a fare un tour delle impostazioni. Come prima cosa vi informo che potete personalizzare la barra di navigazione, in questo caso sto usando lo swipe. Potete anche attivare la vecchia modalità di navigazione con i 3 tastini, anche il display è completamente personalizzabile. Potete scegliere il tema scuro oppure il tema chiaro, che è quello che preferisco io. E ora andiamo su uno dei punti forti di questo tablet, ossia la batteria, perché questo bombone ha una batteria a litio non rimovibile da 15.600 mAh ed è così potente che lo potete utilizzare anche 4-5 giorni prima di doverlo ricaricare. E non è tutto, perché questa batteria la potete anche utilizzare come ricarica inversa, ossia se avete un altro dispositivo che ha bisogno di essere ricaricato, vi basterà collegare il cavo di tipo C nello slot del vostro tablet R7, collegarlo con l'altro smartphone che volete ricaricare o anche un altro tablet, e guardate, l'altro dispositivo comincerà a ricaricarsi. Una caratteristica veramente fantastica che vi può salvare in tantissime situazioni di emergenza. Anche per quanto riguarda la sicurezza, non
siamo affatto messi male, perché oltre ad avere lo sblocco col PIN numerico è anche dotato di sblocco facciale. Lo andiamo a provare anche qui in istantanea, vediamo se guardando lo sblocca subito. E direi di sì, guardate, per cui come sicurezza ci siamo. Concludo questo tour delle impostazioni con altre due funzioni che ci tengo tantissimo a farvi vedere. Una si trova nell'Intelligent Assistant, ossia la possibilità di programmare l'accensione e lo spegnimento del tablet. Ve lo mostro subito, potete selezionare un orario, ad esempio le 8:30, potete anche decidere in quali giorni tenerlo attivo. In questo caso è attiva tutta la settimana, ma potete anche deflaggare sabato e domenica, ad esempio se lavorate dal lunedì al venerdì, e così se deciderete di utilizzare questo bellissimo tablet come sveglia, vi basterà impostare l'accensione 10 minuti prima della sveglia, così non sarete obbligati di lasciare il tablet acceso tutta la notte. Sicuramente la sua batteria vi ringrazierà. E ultima, ma non per importanza, la funzione dell'espansione della RAM virtuale è semplicissimo, vi basterà andare in Virtual RAM espandendo ulteriormente il RAM da 2 a 8 GB, arrivando a un totale di 14 GB di RAM. E anche per quanto riguarda lo spazio di archiviazione non siamo ammessi male, perché questo bestione ha addirittura 256 GB di RAM. Andiamo su YouTube, così andiamo a testare direttamente il display e anche la potenza di questi speaker. Come sempre vado a caricare il fantastico video della Costa Rica in 4K, così vi potete anche fare un paragone con gli altri device che ho testato fino ad oggi. È dotato di un normalissimo display in HD Plus a 10,1 pollici. Ovviamente questo è un tablet di fascia media economica, per cui non vi aspettate le qualità di uno schermo AMOLED, tuttavia si difende abbastanza bene, i colori sono abbastanza naturali, fa un pelo più fatica sui neri e per quanto riguarda le scene più dinamiche non ho riscontrato né lag né rallentamenti. Bisogna però non dimenticare qual è il vero punto di forza di questo display, ossia la resistenza. Infatti, a differenza dello schermo degli altri tablet, se vi dovesse cadere o strisciare su una superficie abrasiva o addirittura essere utilizzato in mezzo alla polvere o anche sotto l'acqua, questo schermo sicuramente resisterà molto ma molto di più rispetto ad altri tablet della sua stessa fascia di prezzo. E visto che siamo già su YouTube, ne approfitto per fare anche un super test dell'audio per verificare la qualità degli speaker. Direi di andare a aprire questa carrellata, vado a aumentare il volume, sentite che potenza? Direi che non è affatto male. E tra l'altro, come vi dicevo durante l'introduzione, ha il doppio speaker, uno da un lato e uno dall'altro. Così mentre guardate un video o una serie TV avrete l'audio che vi coinvolgerà a 360 gradi. Guardate anche la velocità di rotazione, com'è veramente rapida e risponde sempre perfettamente. E ora, come ultimo test del display, andiamo a fare anche il test del guanto. Come sempre, chi mi conosce sa che utilizzo questo super guanto estremo, ossia un guanto da cucina, per vedere se il display funziona perfettamente anche con i guanti da lavoro. Ed essendo un tablet rugged, per cui ultra resistente e progettato per essere utilizzato anche nelle situazioni più estreme come i cantieri o anche in escursioni molto impegnative, il test dei guanti risulta fondamentale per lo scopo del suo utilizzo. Per cui adesso vado a provare il nostro guantone magico, vediamo se riesce a fare... Oh mio Dio, guardate! Mamma mia, se funziona con questo guantone da cucina, guardate anche come naviga perfettamente. Proviamo anche ad andare ad aprire un'applicazione, proviamo ad andare sulla Gmail e guardate come le apre tranquillamente, per cui per quanto mi riguarda ha superato veramente alla perfezione il test del guantone. E ora, visto che voi siete un pubblico molto esigente, andiamo anche a fare l'installazione del cinturino, così dopo andremo a vedere l'utilizzo con una mano sola. Come prima cosa dovete svitare le 4 viti, 2 per ogni lato. Tra l'altro guardate, il cacciavite è anche magnetico, per cui è perfetto per non perdere le viti durante l'installazione. Posizionate il cinturino e poi le andate a fissare con le 2 staffe, riavvitate tutte le 4 viti, andate a fare combaciare lo strap e siamo pronti per l'utilizzo. Guardate che spettacolo, sembra di essere Iron Man con il super display nel polso. Devo dire che è veramente molto comodo e soprattutto guardate quanto è resistente lo strap, potete anche scuoterlo con tutta la forza ma non si staccherà minimamente dal vostro polso. Per cui per quanto mi riguarda, ed è anche compreso nella dotazione, questo cinturino è approvato al 100%. E ora siamo arrivati al comparto fotografico, vi farò vedere un video in alta definizione e delle foto che ho scattato direttamente da questo device.
Come avete visto dagli scatti, la fotocamera di questa Hotwire Tab R7 non è affatto male, si difende abbastanza rispetto agli altri tablet della sua stessa fascia di prezzo. Ovviamente questo non nasce come tablet da fotografia, i suoi punti di forza sono la resistenza e la memoria, ma appunto per questo e per la sua idea progettuale, per quanto mi riguarda il comparto fotografico raggiunge comunque la sufficienza. E per finire in bellezza ho svolto anche un test gaming su tantissimi giochi 3D, scelti non a caso, ma li ho scelti un po' di guerra, robusti e aggressivi, che ricordano un po' questo tablet, come Modern Strike, War Robot e War Tanks, e devo dire che si è comportato abbastanza bene. Il processore octa-core Unisoc T606 si è dimostrato abbastanza affidabile e anche la GPU G57 Armali si è difesa discretamente. Per quanto riguarda le prestazioni del game, tutto sommato sono nella media e paragonabili agli altri tablet della sua stessa fascia di prezzo, con un'eccezione, ossia la durata, perché grazie a questa batteria mostruosa da 15.600 mAh, con questo tablet, a differenza dei suoi competitor, potrete giocarci anche più di 24 ore consecutivamente senza doverlo ricaricare. E durante questi test ho anche notato un'altra caratteristica molto positiva, ossia se anche ci giocate in maniera prolungata e senza fare pause, non tende minimamente a surriscaldarsi. Se volete essere sempre aggiornati ai nuovi prodotti di tecnologia come questo, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Prima di salutarvi vi ricordo che se vi siete innamorati di questo bellissimo Hotwire Tab R7, vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare nel primo commento e nella descrizione di questo video. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!